tutti e benvenuti su Mintitaro. In questo video voglio parlare un attimo dei vari strumenti e accessori che possono essere utili a un tarologo o a un cartomante nel suo lavoro. Sono quelli che io uso normalmente. Quindi ho pensato di condividerli con voi. Per chi non mi conosce, intanto mi presento, sono Ales di Mintitaro, sono appunto una tarologa, una cartomante, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, nel senso che aiuto le persone a sviluppare e padroneggiare i propri doni intuitivi perché possano utilizzarli nella propria quotidianità. Mi servo soprattutto dei tarocchi, che considero uno strumento eccellente per aprire i canali intuitivi, ma anche pratiche spirituali di vario tipo. Dunque, innanzitutto volevo dire che gli strumenti che mi accingo a mostrarvi li ho divisi mentalmente, diciamo, in tre categorie. La prima categoria è quella che permette di costruire uno spazio sacro. Ne ho parlato in uno dei miei primi video, posterò il link qua sopra. Lo spazio sacro è importante perché crea la possibilità al cartomante di entrare in uno stato di leggero trance o comunque di concentrazione che è necessaria per ricevere appunto i messaggi intuitivi durante la lettura dei tarocchi. Si può creare lo spazio sacro in molti modi, che è, diciamo, lo spazio sacro lo definirei un luogo ideale appunto di concentrazione e di rilassamento, e serve soprattutto anche a mantenere le energie pulite attorno a noi e attorno alle carte. Quindi io lo creo appunto con vari strumenti che considero in questo caso fondamentali e raccomando appunto a chi me lo chiede di averli con sé. Soprattutto quando si leggono le carte in luoghi che non sono casa propria, che comunque sono estranei, quindi ci sono delle energie che non ci appartengono. La cosa più importante secondo me appunto è un foulard, una tovaglietta che serve a proteggere sia fisicamente che energeticamente le carte dal piano di appoggio, soprattutto se uno legge le carte in un caffè, in un pub, eccetera, o in casa di qualcun altro. E poi vari strumenti che servono a mantenere le energie pulite durante la lettura. Per esempio l'incenso, io utilizzo un incensiere, ma possono anche andare bene i famosi bastoncini di incenso, i coni di incenso. Tra l'altro ho un altro video dove spiego come utilizzo io l'incensiere, e di cui posterò il video qui sopra. Poi candele, tendenzialmente durante la lettura io ne uso una bianca e appunto l'accendo per tutta la durata della lettura. Pietre che pongo sul piano di lavoro, ci sono quelle adatte soprattutto a mantenere le energie pulite, a diciamo liberare lo spazio e le carte da energie negative come la shungite, il quarzo, questo qui, adesso mi viene in mente lo smoky quartz in inglese, adesso mi viene in mente il nome, ed altre pietre di questo tipo. Poi ci sono altre pietre che aumentano le energie, le vibrazioni della nostra energia, quindi aumentando la nostra energia e le vibrazioni della nostra energia, come dire, aprono i canali intuitivi. E queste sono per esempio l'ametista, la pietra di luna, questa qua, anche il quarzo ialino, per dire.
e quindi consiglio anche appunto di, se siete, se vi piacciono i gioielli, di utilizzare sempre dei gioielli, soprattutto per quei tipi di letture, nel senso che dei gioielli che dedicate alla lettura dei tarocchi. Io per esempio utilizzo questi, anche questa la uso spesso, selenite è un'altra pietra lunare, perché appunto sono in linea con le capacità intuitive e tendono ad aprire i canali intuitivi. Un'altra cosa che consiglio vivamente di utilizzare è un contenitore per trasportare i tarocchi con voi qualora doveste leggere i tarocchi a casa di qualcuno o portarli con voi comunque in viaggio. Io per esempio ho una borsetta dedicata in materiale naturale, il cotone. Alcuni utilizzano anche una scatola, a me personalmente la scatola dà fastidio perché, scatola di legno per dire, per contenere le carte perché è pesante, non ce la faccio, quindi preferisco mantenere i tarocchi nella loro scatola originaria, se è abbastanza rigida, e poi trasportarli dentro questa borsetta dedicata appunto. Poi in generale comunque a casa io consiglio di creare uno spazio sacro fisso, ovvero un altare, viene chiamato così in gergo, cioè un luogo, anche un piccolo tavolino dedicato alla lettura, perché appunto ci aiuta a entrare in questo stato, diciamo, di leggero trance, di concentrazione, molto più facilmente se andiamo a utilizzare le carte sempre sullo stesso luogo e comunque diciamo utilizzare le carte su questo, su questo spazio fisico sempre e come dire, porci elementi che purificano le energie crea, crea delle energie che rimangono in quel luogo, e quindi ogni volta che andiamo in quel luogo a leggere le carte, questo, come dire, rafforza la nostra concentrazione, ma anche il potere, come dire, divinatorio delle carte stesse. Quindi su questo altare cosiddetto io pongo tutte le pietre, gli incensi, le candele che mi servono appunto durante la lettura, e le lascio lì. Quindi proprio un luogo fisico nella propria casa. Non deve essere grande, però è un luogo dove magari ci si concentra appunto durante la lettura. Se vedete un cotone, una pallina di cotone che si aggira per casa qui vicino a me, non avete delle visioni di presenze spirituali, bensì è la mia cagnettina che è giovane e ha bisogno di tanta attenzione. Ecco, vi presento Mirra, scusate, ma è un'animella molto giovane e ha bisogno appunto di stare alla famigliola, quindi ci terrà compagnia per il resto del video. Quello che stavo dicendo, altri poi elementi che secondo me aiutano nel lavoro del cartomante sono per esempio quello di tenere dei simboli dei 4 elementi sul nostro altare, quindi gli elementi della terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria, perché appunto, come dire, permettono, permettono di coadiuvare l'energia di questi elementi durante la nostra lettura delle carte. È anche, secondo me, utile avere un calendario lunare, quindi con le fasi della luna, perché questo ci permette appunto di vedere quando
le nostre letture sono anche più efficaci. Come ho detto in un altro video, di cui sempre posterò il link, la luna ha un potere su di noi in generale e sulla lettura dei tarocchi in particolare. Ci sono delle fasi della luna e dei giorni in generale del calendario legate a delle fasi, a dei pianeti, eccetera, delle fasi astrali che aiutano appunto nella lettura ed altre fasi, altri cicli dei pianeti e della Luna in particolare, che rendono più difficile la lettura delle carte in generale e dei tarocchi in particolare. Poi, entrando poi più nello specifico come strumento di lavoro del tarologo e del cartomante, sicuramente ci sono i tarocchi. Anche qui ci sono vari tipi di tarocchi. Io sono molto visiva, c'è tutta una scuola appunto che basa l'interpretazione dei tarocchi sulla propria intuizione legata soprattutto all'immagine delle carte, e in questo caso è utile avere vari tipi di tarocchi, perché ci saranno delle immagini che aiutano più delle letture sulle relative all'amore, alle relazioni, ed altre immagini, altri tipi di tarocchi che sono invece più spirituali, o altri più terreni legati alla carriera, al lavoro, alle finanze, eccetera. Per esempio, io in generale sicuramente vado sul classico, quindi uso sempre il Rider-Waite-Smith, oppure anche i tarocchi di Marsiglia a volte, mi piace molto The Mystical Tarot, perché soprattutto per le relazioni, per le letture di relazione. Quindi vi consiglio vi consiglio di sperimentare vari tipi di tarocchi, perché appunto ispirano in maniera diversa la nostra intuizione. Poi un altro strumento che è utile durante le letture è appunto altri tipi di oracoli, anche le sibille, e magari combinarle con i tarocchi. Io per esempio ho vari tipi di oracoli che hanno una funzione specifica per me nelle mie letture. Utilizzo le carte divinatorie del karma, utilizzo le carte degli archetipi, ne ho vari, e utilizzo anche le sibille, le carte Kipper, le Lenormand, le mischio se vedo che è il caso, se la mia intuizione così mi guida. Quindi sicuramente questo aumenta l'efficacia. Poi ovviamente dipende da voi, però io vi invito a sperimentare mischiando anche vari tipi di sistemi divinatori, insomma. Tant'è vero che uno strumento utile che ulteriormente consiglio è il pendolo. Io personalmente utilizzo questo ciondolo di orgonite che mi risponde molto bene. Però il pendolo potete comprarlo in vari materiali, anche lì sperimentate. Però il pendolo è utile per magari anche rispondere a domande più nette, tipo sì e no, oppure per avere conferma di certe tempistiche, oppure proprio per sentire le energie di una situazione. Quindi consiglio anche di utilizzare il pendolo come ulteriore sistema di accompagnamento ai tarocchi. Poi ultimo strumento che io consiglio è il diario
avere un diario, diciamo, dei tarocchi, perché, come ho detto in un precedente video, è estremamente importante come dire, prendere nota delle letture che si fanno a se stessi, agli altri, e per avere riscontri successivamente, quindi migliorare la propria fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, e per appunto avere un sistema di riflessione sulle carte che escono, in modo da essere ispirati e riflettere ulteriormente nei giorni successivi sul messaggio dei tarocchi. A volte non sempre sono chiari, soprattutto se le domande sono più su materie evolutive, spirituali che pratiche. In quel caso un consiglio, per esempio, delle carte potrebbe richiedere più giorni per diventare chiaro nella nostra testa. Credo per il momento di aver terminato la mia carrellata di strumenti e di oggetti complementari. Se utilizzate altri tipi di oggetti, altri strumenti, scrivetelo nei commenti, sono veramente curiosa. Scrivete anche quale strumento ulteriore, quale oggetto complementare utilizzate molto spesso, quello con cui vi trovate meglio. E se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere il like, a condividerlo con altri a cui può interessare. E noi ci vediamo presto. Ciao, saluta anche Mirra. Ciao.